Ehi Caverna, ma quando la fai la recensione di Vento Aereo, episodi 3 e 4, non vedi che è uscito già il quinto episodio? Ricordate che nel video precedente avevo speso elogi per la geografia dei posti? Bene, David Production non mi ha dato nemmeno il tempo di applaudirla, che già devo spernacchiarla. Buona parte degli episodi 3 e 4 sono ambientati in posti che non hanno attinenza con i luoghi reali di Napoli. Certamente somigliano a qualcosa che esiste, ma sono molto rielaborati in base al gusto di Hirohiko Araki. Ad esempio, la prigione in cui Polpo è rinchiuso è chiaramente il carcere di Poggioreale, ma la facciata esterna non somiglia per niente a quella esistente. Sicuramente si può vedere che c'è stata una grande ispirazione, soprattutto nei colori, ma quella entrata con i torrioni è troppo esagerata. Probabilmente Araki si sarà ispirato ad altri carceri italiani, come quello sull'isola di Santo Stefano nel Lazio, che effettivamente ha una facciata simile. Anche l'interno non sembra una vera e propria prigione, anzi ricorda più un corridoio teatrale di qualche antica casa romana. L'esterno offre una veduta simile a quella reale, infatti i personaggi passano per piazza Falcone e Borsellino, ma alle spalle non vediamo il centro direzionale. Quando Araki venne in Italia, la struttura di palazzoni che sorge a Napoli non era stata ancora completata. È un'opera realizzata nel 1995 dall'architetto giapponese Kenzo Tange, uno dei fautori della ricostruzione architettonica giapponese. Comunque, Giorno e Bucciarati decidono di comune accordo di sconfiggere il boss dell'organizzazione mafiosa Passione, di cui Bruno fa parte. Il loro stile di vita gli permette di rubare, truffare, piegare la legge, uccidere, ma non riescono a sopportare che si venda la droga ai ragazzini. Beh, mi sembra giusto, ci vogliono delle regole nella vita. Quindi Bruno spinge Giorno a incontrare Polpo, il capo della loro sezione, che si trova in prigione, dietro un muro di plexiglass stile Hannibal Lecter. Però un ragazzino di 15 anni, senza nessun legame con questa persona, viene lasciato entrare tranquillamente nel carcere per incontrarla. Anime, cartoni animati giapponesi dove il senso comune non esiste. La scena è delirante, con questo gigante che prima è un letto e poi no, perché si mimetizza come i polpi. Poi si mangia le dita, poi non è vero. Follia. Lo spettatore e Giorno sono completamente in balia degli eventi e non si sa più a cosa credere. Da notare la morbosità per i dettagli di Araki e David Pro. Dentro la cella di Polpo ci sono bottiglie di Chianti classico e dipinti di Van Gogh. Il tema portante di queste puntate è la fiducia, un sentimento cardine per ogni organizzazione di potere che si rispetti. L'approccio è contemporaneo, in fondo la società attuale dubita costantemente di tutto e sembra che non esistano informazioni vere. Quindi cosa deve dimostrare Giorno? Essere fedele o essere fedele a se stesso? Bevi tutto, fammi capire se posso fidare. Ma tranquilli, Giorno non dovrà bere l'urina del suo capo per dimostrargli fiducia. Non ancora. Per testare la fiducia del ragazzo, Polpo gli affida un accendino che dovrà controllare per 24 ore. Se la fiamma non si spegnerà mai, allora sarà degno della fiducia di Polpo e potrà entrare in passione. Ancora una volta un test. Non vorrei essere nei panni di Giorno che viene costantemente messo alla prova. Fra un po' gli fanno fare il test anche per andare a cacare. Tornato al suo dormitorio con un'ansia in corpo tale da fargli vomitare lo stand, Giorno infila l'accendino dentro un pezzo di pane. Non so Araki che idea ha sulla stanza di un 15enne italiano, ma sicuramente nessun ragazzino conserva 3 pezzi di pane sulla scrivania per farli ammuffire perché porco tutto questo tizio mangia solo gelati. A proposito, c'è una bottiglia d'acqua che ricorda il design dell'acqua San Pellegrino, la ritroviamo anche negli sketch di Araki. Ecco che arriva la prima sfida per Giorno. Koichi ha scoperto dove vive il ragazzo e vuole recuperare il passaporto che gli ha rubato. Il frugare del giapponese farà sudare freddo Giorno, che con qualche mossa azzardata riuscirà a recuperare l'accendino senza farlo spegnere.
Il problema arriva quando esce fuori dalla stanza e il bidello della scuola dove vive gli getta l'acqua addosso, spegnendo l'accendino. Osservate bene cosa succede in questo cambio di scena. Giorno ha lasciato la prigione alle ore 15 circa ed è tornato subito a casa. È passato relativamente poco tempo fra un evento e l'altro, eppure, appena il bidello riaccende l'accendino, la scena si trasforma, diventa immediatamente pomeriggio. Il sole comincia a uscire di scena, quasi teatrale nella sua forma. Il presagio di un terribile evento che può accadere solo di notte, come in Castlevania 2. Una volta riacceso l'accendino si attiva il potere stand di Polpo e dall'ombra esce fuori una figura nera e inquietante, Black Sabbath. Lo stand ha una guisa particolarissima, ricorda il domino veneziano e viene da una canzone, Black Sabbath appunto. Nelle varie illustrazioni che lo ritraggono c'è sempre il riferimento alla canzone omonima. What is this that stands before me? Figure in black which points at me. Questo stand ha la capacità di muoversi rapidamente attraverso le ombre e può attaccare l'anima di chi ha spento l'accendino. Tutto questo in realtà non è altro che l'ennesimo test nel test, per scoprire chi ha la capacità di sviluppare un potere stand. Dalla bocca di Black Sabbath spunta fuori una freccia, quella dell'arco e la freccia che usava Enya in Stardust Crusaders. Nel mentre Super Mario ci resta secco. Sì, lo so, nell'anime hanno avuto la decenza di colorarlo seriamente, ma per me resterà per sempre Super Mario. Nella battaglia interviene anche Koichi, che aiuta Giorno a sconfiggere questo stand a distanza. La scena in cui Black Sabbath tira fuori l'anima di Giorno dall'ombra, quasi Peter Pan, che diventa Gold Experience, è da film horror. Quando Giorno colpisce il nemico con i suoi superpoteri diventa tutto stranissimo, c'è un'ottima scelta di stile. La scena si trasforma in un 3D sfasato, movimento e tempo non coincidono e si riflette nell'inquadratura dai colori impazziti. Tutta la battaglia è un nascondino ribaltato fra luce e ombra, e tramite i pesi che Act 3 può aggravare e i poteri naturali di Giorno riescono a sconfiggere Black Sabbath. La scena è illuminante in tutti i sensi, con la fortissima luce del sole che colpisce lo stand a distanza e lo infiamma, distruggendolo. Lezione di regia con montaggio alternato, fast forward e flashback per spiegare le motivazioni dei personaggi. Giorno torna in prigione per dare a Polpo l'accendino, il quale lo accetta come membro di passione. Il ragazzo però non può sopportare il comportamento del capo, che ha ucciso il bidello come se niente fosse, quindi trasforma una banana in una pistola, causandone il suicidio. Leone di Lernia sapeva già tutto, fra. E quindi torniamo indietro nel tempo per vedere Koichi, che riconosce in Giorno un'anima giusta, un cuore puro, come quello dei Joestar che l'hanno preceduto. Scena bellissima, anche se io ci puccio sempre dentro anche Jonathan, che mi fa bene al cuore. Polpo voleva insegnare una lezione a Giorno, e invece è stato il ragazzino a insegnarla a lui, ammazzandolo. Un cuore puro. Questo breve arc si chiude con Bruno che accompagna Giorno al ristorante Libeccio per fargli incontrare i suoi compagni. Ed è qua che le cose cominciano a diventare sempre più bizzarre. Commentone generale sugli episodi. C'è stata una nuova impalcatura caratteriale per Giorno, che è cresciuto ancora di più e abbiamo ben chiaro qual è il suo obiettivo. La cosa va bene, anche se diventare il boss della camorra per distruggere la camorra sembra sempre un paradosso del cazzo. Graficamente siamo sempre su livelli di altissimo rispetto, anche se qua e là ho notato dei disegni poco ispirati, ma siamo sempre nel campo del perdonabile. Adoro il fatto che quasi nulla della violenza sia censurata, fiotti di sangue a tutto spiano e scene gore e splatter fantastiche. Anche questa volta, insomma, le puntate sono state bellissime, non vedo l'ora di vedere all'opera il gruppetto di stand user. E voi cosa ne pensate di queste puntate? Lasciatemi un commentino qua sotto, sempre qua sotto nella descrizione del video trovate tutti gli altri link per continuare a seguirmi su altri social, sono attivissimo su Instagram e trovate anche i link per leggere i fumetti di Vento Aureo. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao e liberi di leggere!